Quando è nato il progetto Audison Marine, la prima domanda che ci siamo fatti non è stata di tipo tecnico. Eravamo certi che il nostro R&D potesse sviluppare soluzioni innovative ad altissima efficienza e con performance straordinarie. Ci siamo fatti una domanda di posizionamento, ci siamo chiesti dove possiamo collocarci, cosa possiamo portare nel mercato che non esiste già. E la risposta è stata immediata, chiara. Consideriamo che abbiamo alle spalle oltre 40 anni di storia, di esperienza, di know-how nell'audio processing e nel DSP. La nostra linea Audison Thesis è già un riferimento della high-end nel settore automotive. E abbiamo alle spalle anche una solida realtà industriale, l'Elettromedia SpA, che è attiva da oltre 40 anni, che progetta soluzioni, le esporta e le commercializza in tutto il mondo. E per un cantiere questo è fondamentale. Quando un cantiere sceglie un partner industriale sta cercando una collaborazione di lungo periodo, qualcuno di cui potersi fidare, qualcuno che possa dare supporto e solidità e che possa essere presente oggi come nel futuro. Ed è qui che è nato il nostro manifesto, la Marine Audiophile Experience. E abbiamo fondato tutta la nostra comunicazione su questo. Vogliamo dire che portiamo a bordo per la prima volta l'esperienza audiofila. E lo facciamo attraverso un documento di credibilità, siamo certificati, siamo gli unici ad avere la certificazione IRES Audio della Japan Audio Society e quindi questa è una certificazione molto forte data da un ente esterno. E la nostra comunicazione si basa proprio su questo, sul portare nel mercato finalmente un nuovo riferimento. Il prodotto è straordinario, potevamo decidere di pubblicarlo così, ad alta voce, invece abbiamo deciso di strutturare una strategia sequenziale in modo che potesse creare dell'interesse organico e l'abbiamo fatto pensando a dei momenti diversi, quindi siamo partiti con una fase di teasing in cui andiamo a svelare a poco il prodotto senza mostrarlo nella sua interezza e abbiamo cercato di approfondire vari aspetti del progetto. È proprio così che nasce questa docu-narrative. Abbiamo deciso di far parlare, di dar voce alle persone che hanno partecipato alla nascita di Audison Marine. L'abbiamo fatto da un punto di vista di design, da un punto di vista tecnico, io ora con il marketing. Questo proprio per dar voce a tutte le varie sfaccettature che hanno contribuito alla nascita del progetto. Ovviamente ci sarà un momento di unveiling ufficiale che sarà al Cannes Yachting Festival, che è il momento più autorevole della nautica internazionale. Ed è proprio lì che andremo a svelare tutto il progetto nella sua interezza e ovviamente tutte le nostre soluzioni che portiamo sul mercato. Lì andremo non semplicemente a mostrare le soluzioni che abbiamo creato, ideato, ma permetteremo all'utente, al nostro interlocutore di fare esperienza, di ascoltare in toto i nostri prodotti e le soluzioni. Sarà un momento importantissimo per noi, lì andremo a testare l'ingresso nel settore marine e da lì partirà una lunga stagione di eventi. Dopo pochi giorni saremo a Genova al Salone Internazionale e successivamente a Tampa in Florida all'IBEX, questo a testimoniare la natura internazionale del gruppo. E poi successivamente saremo presenti a Metz, a Düsseldorf, quindi ecco andremo a strutturare un racconto che poi continuerà e di fatto Cannes è solo il momento di inizio, non è un punto di arrivo. Cercheremo di stimolare questa conversazione, questa comunicazione in modo tale da dare un seguito alla promessa che ci siamo fatti. Il nostro R&D è già al lavoro per dar seguito al progetto Audison Marine, quindi insomma sarà tutto un cammino che costruiamo insieme che parte ora sì, ma che avrà una lunga vita. Il team si è speso tanto su questo progetto, c'è stata una fase di circa 2 mesi in cui ci siamo semplicemente focalizzati sul posizionamento. Dovevamo capire con quali competitor ci andavamo ad affrontare e dovevamo posizionarci ed è proprio lì che abbiamo deciso poi tutti insieme di ricavarci una nostra fetta, un nuovo settore. Dovevamo in qualche modo dar voce a tutte le competenze tecniche che ci portiamo dietro, insomma, su cui si basa la nostra azienda, ma allo stesso tempo cercare di essere meno tecnici in modo tale da poterci confrontare con competitor e altri brand che puntano invece molto sul design, sull'integrazione e che quindi possono venire incontro alle esigenze degli integratori, dei designer, insomma, che nel settore marino ovviamente hanno assolutamente voce in capitolo, hanno un grandissimo ruolo. Ed è proprio lì che abbiamo cercato di prendere dal passato, dal nostro heritage della linea Thesis per l'automotive,
Tutti gli elementi fondamentali, quindi la qualità, ovviamente la performance, ma anche tutti gli elementi di design che potevamo in qualche modo portarci dietro e cambiare, riattualizzare, modernizzare. E da lì quindi ci siamo spostati, insomma, abbiamo ereditato questo linguaggio di design, e ci siamo chiesti come possiamo comunicarlo. Il nostro team marketing, tra l'altro, è in forte crescita, abbiamo avuto tantissimi ingressi proprio per stimolare questa esigenza, proprio per portare sul mercato nella maniera corretta questo racconto, perché di fatto vorremmo in qualche modo allontanarci dai tecnicismi e far comprendere all'utente finale quella che può essere l'esperienza, quella che può essere l'emozione che può sentire in barca, a bordo, come potrebbe farlo a casa, magari o su uno studio di registrazione. È proprio qui che nasce il nostro slogan, il nostro manifesto, la Marine Audiophile Experience. Comunica già di per sé quello che è il posizionamento, quindi il livello molto alto della qualità e delle performance che andremo a realizzare con le nostre soluzioni, e allo stesso tempo ci vogliamo proprio fermare sulle emozioni, vogliamo raccontarle, vogliamo farle passare in modo tale che l'interlocutore ne possa capire il valore, che di fatto poi si nasconde dietro al brand Audison.